Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot, è un nuovo interattivo. Oggi cercheremo di capire perché attraiamo sempre la persona sbagliata. Questa è una domanda che mi viene posta abbastanza di frequente, quindi ho pensato di farci un interattivo sopra. Vediamo che come al solito abbiamo tre mazzetti, il primo con la fluorite verde, il secondo con il citrino dorato e il terzo con la calcite arancio. Come sempre potete stoppare il video e prendere il vostro tempo per seguire comunque la prima impressione e scegliere il mazzetto che preferite e poi potrete direttamente saltare al punto in cui si parla del mazzetto da voi scelto. Bene, ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci al primo mazzetto, quello della fluorite verde. E vediamo appunto le ragioni, soprattutto all'inizio, vediamo le ragioni per cui attraiamo o siamo attratti dalla persona sbagliata. E vediamo questa carta che mostra un uomo la cui ombra prevale ed è di fronte a lui e praticamente la figura della persona si staglia contro il muro come dovrebbe fare l'ombra, invece è il contrario. Quindi implica un po' come un equivoco sulla vera personalità della persona che incontriamo. Vediamo delle qualità e non vediamo il resto delle sue caratteristiche. Questa è la prima impressione che ho da questa carta. Vediamo un attimo con i tarocchi ed è correlata dalla morte, quindi un cambiamento, un trauma forse anche. Quindi potrebbe essere che una ragione per cui siamo attratti dalla persona, dalle persone sbagliate o le attraiamo risiede magari nel nostro passato di una esperienza che ci ha segnato e che appunto, come dire, ci mette fumo negli occhi, non ci fa reazionare in maniera istintiva, ecco, dove il nostro subconscio prevale. Un po' quello che in questa carta viene mostrato, ovvero che il nostro lato ombra ci guida, quindi non la parte cosciente di noi, però diciamo il nostro subconscio, le nostre paure dentro di noi, seguiamo praticamente il nostro istinto, ma un istinto spaventato, ecco. Non so se siete familiari con una frase di Freud che a me ha sempre colpito molto, che dice tutto ciò che rimane nel subconscio, non viene portato alla luce, non viene rivelato alla parte cosciente di noi, va a finire che diventa il nostro destino, che ci guida praticamente. Quindi evidentemente c'è qualcosa nel il passato delle persone che hanno scelto questo mazzetto che porta a delle reazioni istintive del lato più nascosto e che appunto devono far venire fuori perché altrimenti non riescono a prendere a seguire la propria linea in maniera cosciente secondo i loro obiettivi. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi e abbiamo l'imperatore, il carro e la imperatrice. Beh, queste sono tutte carte di
molto assertive per un certo verso, perché abbiamo l'imperatore che è una persona che pone le sue regole, abbiamo il carro che è una persona molto determinata, un'energia molto determinata che segue un suo percorso e l'imperatrice che è una carta di raccolta di frutti, di generazione di progetti, di idee, di frutti, la carta associata alla primavera, quindi la carta che esprime un'energia di rinascita e di potere personale per un certo verso. Quindi io direi che siete delle persone, queste carte mostrano che le persone che hanno scelto ehm, questo mazzetto, come dire, sono molto controllate, sono molto determinate, sono molto produttive e quindi evidentemente non riescono a entrare in contatto appunto con il loro passato, l'esperienza che le ha segnate, che le ha portate praticamente a essere un po' dominate dal lato più nascosto di loro stesse. Apparentemente sono molto volitive, sono molto controllate e questo non le porta a scavare dentro di sé e quindi a capire ehm, le reazioni che nel loro inconscio in realtà un po' le dominano dal punto di vista diciamo amoroso. Per un altro verso, scusate, queste carte indicano che evidentemente siete anche attratti da persone molto di potere, ecco, molto volitive, molto sicure di se stesse, ecco, apparentemente di successo. Questa è una cosa che vi attrae evidentemente molto e che però probabilmente poi si rivelano anche un po' troppo dominanti da un certo punto di vista. Vediamo il resto delle carte. Abbiamo il Sole, la Papessa e il 4 di denari. Dunque, queste sono, diciamo, le carte che indicano un po' i prossimi 2 mesi, perché appunto io solitamente cerco di vedere i prossimi 2 mesi e quindi un po' il futuro dei prossimi 2 mesi a partire dal momento in cui guardate il video, ovviamente, perché questo non ha una data di inizio precisa, questo interattivo. E vediamo che il Sole indica che in realtà in questi prossimi 2 mesi lavorerete per portare alla luce il vostro lato più nascosto, perché appunto la Papessa è quella che è più in connessione con il vostro inconscio, è la carta che indica il potere intuitivo e il dialogo con quello che tenete dentro di voi e che tenete solitamente nascosto, ecco. E invece il Sole è appunto la carta che scava, che fa chiarezza, che porta alla luce appunto questo lato nascosto di voi. Il 4 di denari implica appunto che porterà questo lavoro di scavo ad una maggiore stabilità interiore per un certo verso, ovvero il 4 è proprio di denari, indica proprio una stabilità anche nell'ambito materiale, nell'ambito fisico della vostra vita, non soltanto psicologico. E questa stabilità che riuscirete a portare nella vostra vita, ma soprattutto delle fondamenta più che altro, cioè fondamenta stabili per costruire qualcosa a livello di amore che sia stabile nel futuro, sarà possibile soltanto se riuscite appunto a portare alla luce
il lato più fragile, il più nascosto di voi stessi, che implica appunto un cambiamento profondo in voi stessi, come appunto sottolinea la carta della morte, che per chi conosce i tarocchi è una carta tendenzialmente positiva, anche se magari implica comunque un cambiamento abbastanza radicale che può essere anche turbativo appunto della realtà della situazione presente, ecco, un cambiamento che può anche sconvolgere i binari in cui uno si trova, però solitamente permette la costruzione di una nuova fase migliore della precedente, appunto. Quindi per fare, diciamo, un sunto, ehm, la ragione profonda per cui pensate appunto di incontrare in ambito romantico, amoroso, sentimentale, come volete chiamarlo, la persona che non fa per voi è fondamentalmente perché avete delle reazioni istintive che rispondono a delle esperienze passate, molto probabilmente negative, che comunque fanno emergere appunto una reazione istintiva da parte del vostro subconscio e che di cui voi non siete ben coscienti perché appunto siete delle persone molto assertive, molto sicure di voi stesse e molto produttive in altri ambiti della vostra vita. In generale, voi siete le persone che guidate la vostra vita con molto polso, con molta dominanza di voi stessi. E questo non vi permette di porre l'accento appunto sulla parte più inconscia di voi stessi. Per un altro verso, avendo appunto questo tipo di caratteristiche, siete anche attratti da persone molto dominanti, molto assertive, molto sicure di se stesse, con un forte carattere, che ovviamente sono caratteristiche molto positive, ma che evidentemente poi nel lungo periodo non vi permettono di esprimere voi stessi, oppure si creano appunto dei scontri probabilmente. Riuscirete nei prossimi 2 mesi a creare delle basi più stabili per una relazione più proficua, più adatta a voi stessi, attraverso però lo scavo dei vostri bisogni interni, del dialogo con il vostro subconscio, portare alla luce delle esigenze profonde che fino ad ora probabilmente avete anche ignorato per questo verso. Spero che questo interattivo vi sia stato utile, nel senso che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Ovviamente è una piccola lettura, se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ed eccoci arrivati al secondo mazzetto, quello del citrino dorato. Vediamo subito cosa ci dicono le carte sul perché incontriamo, siamo attratti sempre dalle persone sbagliate. E vediamo che in questa carta abbiamo una barca circondata da pesciolini che sta navigando con sopra un doblone d'oro, mettiamola così, comunque qualcosa di prezioso. Quindi evidentemente voi siete attratti appunto da delle qualità dell'altra persona particolarmente brillanti appunto e che vi danno anche l'impressione di appunto condurvi verso qualche percorso, insomma
una persona che appunto con le sue qualità può portarvi con sé in un futuro più roseo, mettiamola così. Adesso vediamo un attimo cosa ci dice, infatti, la carta del bagatto, quindi un leader, un conduttore, scusate, sì, una persona che riesce a manifestare appunto la propria realtà. Sono le qualità che vi attraggono particolarmente. Vediamo un attimo i dettagli con le altre carte dei tarocchi e abbiamo l'otto di spade, il 10 di bastoni e il paggio di denari. Dunque, qui queste carte indicano che voi vi sentite molto confusi, è come se voi per primi appunto non aveste la sicurezza in voi stessi per non solo in questo frangente, diciamo in quest'area amorosa, ma in generale vi sentite molto legati, molto vincolati, non sapete dove andare, che strada seguire, non avete, vi sentite imprigionati, ma sono, come dire, una prigione un po' psicologica perché in realtà la via d'uscita l'avreste, ma non la vedete. E tutto vi sembra molto faticoso, molto difficile attorno a voi. La vita non so, se avete un periodo estremamente stressante e soprattutto non vedete una via d'uscita perché in entrambi i casi, in queste due carte, vedete come i protagonisti non vedono davanti a sé. Una è bendata, l'altro ha la testa contro i bastoni che deve portare e quindi non vede il suo percorso e quindi anche in questo nel vostro caso appunto c'è questa fatica, questa soprattutto mancanza di visione e avete come appunto l'esigenza di trovare qualcuno che vi guidi, che vi conduca un po' per mano probabilmente. Questo diciamo è un po' la ragione più psicologica, più profonda di voi stessi, che vi attrae verso certi tipi di persone, appunto. Allo stesso tempo, il paggio di denari dà un punto l'impressione che è come se cercaste aiuto e siete attratti da chi ve lo offre per un certo verso, un aiuto concreto. Quindi la persona da cui siete attratti o che voi attraete sono persone che appunto possono, secondo voi, aiutarvi materialmente verso l'uscita da questa prigione di cui voi stessi vi circondate per un certo verso. Quindi vi porta, appunto, come dice questa carta, vi porta un aiuto materiale. Vedete che in entrambi i casi, in queste due carte, abbiamo lo stesso doblone, lo stesso pentacle dorato e quindi sì, sicuramente sì, queste due carte comunicano lo stesso messaggio, cioè qualcuno che vi porta un qualcosa che voi valorate, ecco, a cui voi date molto valore e che vi permette appunto di manifestare una via d'uscita alla prigionia psicologica che vi circonda. Io dico psicologica perché le carte mostrano che una soluzione ci sarebbe, ma voi non la vedete, però obiettivamente è anche una fase della vostra vita molto faticosa
che voi sentite molto faticosa e sentite molto, molto pesante, un'energia molto pesante, per cui è anche una cosa obiettiva, non è che voglio dire che ve le state inventando le cose, insomma, ci sono obiettivamente, solo che da soli non sentite la forza di uscire da questo tipo di situazione e avete la necessità psicologica di appoggiarvi a qualcuno che vi offre appunto un aiuto. Quindi, insomma, la persona che vi attrae è anche una persona appunto che un po' un cavaliere, cioè vi aiuta, ecco, in questo senso. Non voglio dire che avete una necessità materiale nel senso, però insomma, qualcuno a cui appoggiarvi. Poi abbiamo il re di denari, la regina di coppe e il 4 di denari. Questa è uscita anche prima, senza spoilerare, però insomma. E appunto queste ultime tre carte indicano più o meno la situazione dei prossimi 2 mesi a partire dal momento in cui guardate il video e anche in questo caso io vedo che c'è una persona che può offrirvi questo aiuto psicologico, diciamo, che è rappresentato appunto dal re di denari, quindi una persona appunto che è nella posizione di potervi aiutare psicologicamente ma anche materialmente, perché appunto è il re di denari, una persona affermata, una persona che può costituire appunto la risorsa psicologica e materiale che voi, di cui voi avete bisogno in questo momento. Voi siete la regina di coppe, anche se siete un uomo, non importa, in questo caso l'energia che vi rappresenta è quella della regina di coppe, che comunque è una persona che è molto molto legata, molto, molto empatica, una persona molto anche schiva volendo, che si raccoglie su se stessa e che quindi come dire, non è molto concreta, non è molto legata ai sogni, a un'energia molto sognatrice, molto empatica, molto, molto legata ai sentimenti, alle relazioni, però appunto le serve in questo momento, questa fase della sua vita, una persona più concreta accanto, che è appunto rappresentata dal re di denari. Insieme potreste appunto in questi prossimi mesi costituire le basi del 4, rappresentato dal 4 di denari, le basi di una stabilità psicologica vostra, anche di una relazione stabile, appunto. Ehm, il re di denari nel vostro caso appunto vi permetterebbe di manifestare la vostra realtà e di uscire da quella trappola psicologica e materiale in cui vi sentite rinchiusi. Insomma, ecco, io è una bella stesa perché in realtà appunto questa fatica mentale, psicologica e fisica che voi sentite in questo momento ha comunque la vita d'uscita attraverso appunto la persona di cui avete bisogno esattamente in questo momento. Spero che questa piccola lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione, vi abbia aiutato. Se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi. A presto! Ed eccoci arrivati al terzo mazzetto, quello della calcite arancio, e vediamo subito cosa ci dicono le carte. Questa è una carta molto carina. Dunque, si vede una figura dove piove che non ha l'ombrello e l'altra parte della carta mostra una ragazza con l'ombrello dove non piove, quindi è un po'
come il vecchio detto, chi ha il pane, chi non ha i denti, ecco, in questo senso. Evidentemente può significare per alcuni di voi che la ragione profonda per cui siete attratti o attraete le persone che non fanno apparentemente bene per voi è che eh, è che cercate delle qualità delle persone che in realtà non vi sono utili, insomma, non sono in linea con voi stessi, non vi sono di supporto nel momento in cui le necessitate per un verso. Questo diciamo è un po' il primo messaggio che mi viene in mente. Vediamo un attimo con i tarocchi. Questo è il 9 di bastoni che indica una persona un po' sulla difensiva, che si equipaggia appunto per difendersi da qualcosa o da qualcuno e quindi un po' è come l'ombrello in questo senso. Quindi evidentemente voi vi state proteggendo quando in realtà non ce ne sarebbe bisogno. Ecco, un po' così, più che altro, che andrebbe letta. A me viene in mente questo messaggio, nel senso che voi siete la ragazza con l'ombrello quando in realtà c'è il sole, in realtà vi proteggete senza motivo, cioè diciamo prima che qualsiasi minaccia in realtà arrivi. Vediamo un attimo cosa dicono gli altri tarocchi. Il 2 di bastoni, il cavaliere di bastoni e il 10 di bastoni, quindi tanto, tanto fuoco. Vediamo. Beh, sì, evidentemente appunto voi in questo momento siete in un momento di molta fatica mentale, molto stress, è come se sapeste che dipende da voi prendere una decisione o comunque fare dei piani dal punto di vista appunto della vostra situazione sentimentale. C'è secondo me con voi già una persona molto passionale che però appunto vi crea molto stress, molta indecisione perché evidentemente è una persona molto impulsiva, molto passionale e di cui forse non avete piena fiducia, che in questo caso è rappresentato dal Cavaliere di Bastoni. Vediamo un attimo con le altre carte. Abbiamo il 7 di Spade, la Morte e il Diavolo. Dunque, c'è effettivamente, queste tre carte guardano un po' il futuro dei prossimi 2 mesi, a partire dal momento in cui ehm, vedete il video. Ci sono delle cose che non sono chiare, dei legami che effettivamente con il diavolo, come il diavolo esprime, non sono molto positivi per voi e che probabilmente necessiteranno di alcuni tagli da parte vostra. C'è una dipendenza psicologica e affettiva molto accentuata nei confronti della persona che vi piace, avete la necessità di cambiare questo tipo di rapporto, non necessariamente di spezzarlo, però sicuramente di cambiare la vostra dipendenza psicologica e affettiva, perché e di portare soprattutto alla luce dei dubbi che voi avete dentro di voi, rappresentati dal 7 di spade. Voi naturalmente appunto vi mettete sulla difensiva
perché appunto ci sono delle cose che non vi sono chiare e che vi stressano e questi appunto sono dei dubbi che vanno portati alla luce, vanno chiariti con l'altra persona e le carte suggeriscono appunto di cambiare proprio l'approccio in maniera anche abbastanza repentina, perché appunto non è una relazione, quella rappresentata dal diavolo, appunto un po' troppo di dipendenza da parte vostra nei confronti dell'altra persona. Ehm, quindi per un certo verso questo istinto che voi avete di difesa è volendo un po' giustificato perché istintivamente voi sapete che siete un po' troppo dipendenti psicologicamente e quindi pur mantenendo questa dipendenza cercate un attimo cioè non vi fidate, non vi aprite completamente e vi riparate appunto con l'ombrello, però appunto non in maniera efficace, nel senso che poi quando ci sono i problemi non riuscite a proteggervi. È come dire che la vostra protezione, quella rappresentata dal 9 di bastoni, non è utilizzata nelle occasioni che effettivamente servono. Ehm, Probabilmente appunto in generale avete un approccio difensivo, però poi fondamentalmente siete vulnerabili, molto vulnerabili, ecco appunto, rappresentato dall'uomo sotto la pioggia senza ombrello. Siete vulnerabili, voi lo sentite, ma finora non avete trovato il modo per appunto difendervi o meglio rafforzare la vostra personalità in modo da non soccombere a una forma di dipendenza, che non vuol dire che l'altra persona sia pericolosa, assolutamente, però appunto evidentemente voi avete dei dubbi o delle domande da fare, qualcosa da portare alla luce e le carte vi stanno dicendo che effettivamente questo andrebbe fatto, cambiare un po' l'approccio, cioè non nascondervi, non far finta di niente, però in realtà appunto chiarire delle cose con il vostro partner e cercare di appunto evitare di seguire passivamente l'altra persona e le sue decisioni sulla vostra possibile relazione. Può anche essere che appunto se non state con questa persona, appunto distinto voi vi difendete, non sapete se appunto incontrare questa persona, iniziare una storia con questa persona, perché appunto sotto sotto sapete di essere vulnerabili, di essere psicologicamente dipendenti. In questo caso le carte appunto stanno dicendo che dovete chiarire in voi stessi, con voi stessi, quello che effettivamente volete, soprattutto cambiare approccio, cambiare atteggiamento, cercare di spezzare questo tipo di dipendenza che voi sentite nei confronti dell'altra persona. Cambiare strategia, ovvero non difendervi quando non è il caso, però appunto cercare di scavare sulla vostra dipendenza psicologica, che è quello il problema effettivo nel vostro caso specifico. Io spero che questa piccola lettura vi sia stata d'aiuto e vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se il video vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo, a presto!